Ciao ragazzi, continuiamo con il nostro piccolo corso di armonia musicale, facciamo la conoscenza anche dell'altra scala minore che non abbiamo ancora visto, che è la scala minore melodica. Nella lezione precedente abbiamo parlato della scala minore armonica, abbiamo visto come nasce la scala minore armonica e perché nasce la scala minore armonica. Nella stessa lezione abbiamo visto anche che la scala minore naturale, per la composizione che ha dei toni e dei semitoni, perde la nota sensibile. Infatti adesso nella scala minore naturale, tra il settimo e l'ottavo grado, tra il settimo grado e nuovamente l'ottava, la tonica della scala, c'è un tono di distanza. La nota sensibile che si trova a un semitono di distanza dalla tonica è andata persa. Questa perdita della nota sensibile nella scala minore naturale porta a due ordini di problemi. Il primo problema è quello dell'impossibilità di andare a costruire sul quinto grado della scala minore naturale l'accordo di dominante. Il secondo problema è quello di una scarsa conclusività, di una scarsa capacità di andare a risolvere della scala minore naturale, soprattutto in senso ascendente, quindi quando si va dal settimo grado nuovamente verso l'ottava, nuovamente verso la tonica della scala. Non essendoci la nota sensibile, la scala minore naturale ha una minore capacità di andare a risolvere nuovamente sulla tonica. Per risolvere questi due problemi sono state introdotte queste due scale, la scala minore armonica e la scala minore melodica. La scala minore armonica va a risolvere il problema dell'accordo di dominante sul quinto grado della scala minore naturale. Infatti la scala minore armonica è una scala minore naturale con il settimo grado che si alza di un semitono, quindi ritorna a esserci la nota sensibile all'interno della scala minore naturale. In questo modo è possibile andare a costruire sul quinto grado della scala minore armonica l'accordo di dominante. Per risolvere il secondo problema, quello della scarsa conclusività, soprattutto in senso ascendente della scala minore naturale, è stata introdotta la scala minore melodica. La scala minore melodica è una scala mista, è una scala che segue due percorsi diversi. Ha un percorso quando va in senso ascendente e un altro percorso quando va in senso discendente. Adesso tra poco ci andiamo a costruire la scala minore melodica. Per andare a costruire la scala minore melodica il nostro punto di partenza è sempre la scala minore naturale. Noi sappiamo che la scala minore naturale, la scala eolea, è la scala che viene costruita sul sesto grado di una scala maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala maggiore di partenza. Quindi per andare a costruire una scala minore naturale il nostro punto di partenza sarà sempre la scala maggiore. Noi iniziamo sempre con la nostra bella scala di Do maggiore, che è la scala che non presenta nessuna nota alterata, nessuna nota in diesis e nessuna nota in bemolle. Per noi, non essendoci le alterazioni, sarà più semplice andare a capire il criterio costruttivo che ci porta alla scala minore naturale e poi alla scala minore melodica, e lo stesso criterio poi possiamo andarlo ad applicare anche a tutte le altre tonalità. Quindi noi partiamo sempre dalla nostra bella scala di Do maggiore. Noi sappiamo che schiacciando tutti i tasti bianchi del pianoforte suoniamo la scala di Do maggiore, che è composta dagli intervalli tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Andandola a riportare sulla nostra chitarra partiamo dal Do al terzo tasto sulla quinta corda e ci spostiamo proprio di questi intervalli tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. In questo modo abbiamo costruito la scala di Do maggiore, che è la scala che tutti noi conosciamo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Adesso per andare a costruire la scala minore naturale dobbiamo partire dal sesto grado della scala di Do maggiore e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala maggiore di partenza, quindi della scala di Do maggiore. Per prima cosa vediamo qual è il sesto grado della scala di Do maggiore. Noi come al solito contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sesto grado della scala di Do maggiore è un La. Quindi per andare a costruire la scala eolea, la scala minore naturale di La, dobbiamo partire da un La fino al La successivo e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala di Do maggiore. Quindi sarà una scala composta dalle note La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e ritorna sul La. Facciamolo direttamente sulla nostra chitarra. Partiamo dal La al quinto tasto sulla sesta corda e schiacciamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e ritorniamo sul La. In questo modo abbiamo costruito la scala minore naturale di La.
che è la scala costruita sul sesto grado nella scala di Do maggiore, che parte dal sesto grado della scala di Do maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala di Do maggiore. Come vedete in questa scala, tra il settimo grado e l'ottava c'è un tono di distanza, non c'è un semitono di distanza come c'era nella scala maggiore, la nota sensibile è andata persa. Questa scala, in questo senso, in senso ascendente, ha una minore capacità di andare a risolvere proprio perché non c'è la nota sensibile. Vi faccio sentire la differenza con la scala maggiore. Se io suono la scala maggiore di Do, sentite questa nota, sentite come questa nota è già d'attenzione, perché l'orecchio si aspetta che noi andiamo a risolvere nuovamente sulla tonica. Questo è proprio l'effetto della sensibile, che si trova a un semitono di distanza dalla tonica, crea questo effetto di tensione e poi naturalmente si va a risolvere nuovamente sulla tonica. Questo stesso effetto non accade nella scala minore naturale, proprio perché tra il settimo grado e l'ottava c'è un tono e non un semitono come c'è nella scala maggiore. Per andare a risolvere questo problema è stata introdotta la scala minore melodica. Come vi dicevo, la scala minore melodica è una scala mista, è una scala che segue due percorsi diversi. Ha un percorso quando va in senso ascendente e un altro percorso quando va in senso discendente. Quando la scala va in senso ascendente è come una scala minore naturale che ha però il sesto ed il settimo grado che vengono alzati di un semitono. Alzando il sesto ed il settimo grado della scala minore naturale di un semitono si ha esattamente lo stesso schema che si ha nella scala maggiore. Abbiamo una quinta giusta, una sesta maggiore, una settima maggiore e poi abbiamo l'ottava. Quindi quando si va in senso ascendente la scala minore naturale si alza il sesto ed il settimo grado e diventa una scala minore melodica. Facciamolo sulla scala minore naturale di La che abbiamo appena costruito. Vediamo quali sono il sesto ed il settimo grado e le alziamo di un semitono. Noi come al solito contiamo, vediamo qual è il sesto grado della scala minore naturale di La. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un Fa. Vediamo qual è il settimo grado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È un Sol. Quindi per andare a costruire la scala minore melodica di La dobbiamo andare ad alzare il sesto ed il settimo grado di un semitono, quindi il Fa della scala minore naturale di La lo dobbiamo fare diventare un Fa diesis ed il Sol, che è il settimo grado, lo dobbiamo fare diventare un Sol diesis. Quindi la scala ci risulta adesso in questo modo. Questa è la scala minore melodica di La, in questo caso, che è una scala minore naturale che ha il sesto grado che si è alzato di un semitono e il settimo grado che si è alzato di un semitono. Quindi è diventata questa scala. La scala minore melodica, come vi dicevo, segue due percorsi diversi. Quando si va in senso ascendente si alza il sesto e il settimo grado della scala minore naturale di un semitono. Quando invece si va in senso discendente, quando si ritorna nuovamente indietro, la scala ritorna a essere come la scala minore naturale di partenza. Quelle che vengono inserite, queste note che vengono alzate di un semitono, vengono chiamate alterazioni transitorie. Sono transitorie perché sono in senso ascendente e vengono poi rimosse queste alterazioni transitorie quando si va in senso discendente. Quindi la scala, quando va in senso ascendente, ha il sesto ed il settimo grado alzati di un semitono. Quando ritorna indietro, ritorna esattamente come la scala minore naturale di partenza. Quindi la scala minore melodica di La in questo caso suona in questo modo. In senso ascendente ha il sesto e il settimo grado alzato di un semitono, in senso discendente ritorna esattamente come una scala minore naturale. Naturalmente non lo stiamo facendo sul La, ma lo stesso criterio possiamo farlo su tutte le altre scale se volessimo farlo.
Sulla scala minore naturale di Sol ci basta prendere il sesto grado ed il settimo grado della scala minore naturale di Sol e alzarli di un semitono. E poi ritornare indietro con la scala minore naturale di Sol. Quindi la scala minore melodica, in questo caso, come vedete, c'è nuovamente la sensibile e lo schema che abbiamo è lo stesso della scala maggiore. Abbiamo una quinta giusta, una sesta maggiore, una settima maggiore e andiamo nuovamente sull'ottava. Adesso questa scala, in senso ascendente, avendo alzato il sesto e il settimo grado di un semitono, ha una perfetta conclusività, esattamente come la scala maggiore. Quando invece si torna indietro, la scala minore naturale non ha particolari problemi di risoluzione in senso discendente, ecco perché ritorna a essere una scala minore naturale normale. Quindi la scala minore melodica è una scala minore naturale con il sesto ed il settimo grado che vengono alzati di un semitono. Come voi già sapete nelle lezioni che io vi ho fatto, quindi se avete visto le lezioni nella playlist in armonia, sapete sempre che io vi faccio intendere le scale in diversi modi, proprio perché noi le scale le possiamo andare a intendere in diversi modi. In questo caso la scala minore melodica di La, quella che abbiamo visto, la possiamo andare alla scala minore melodica, la possiamo andare a intendere in tre diversi modi. La possiamo andare a intendere appunto come abbiamo visto, come una scala minore naturale che ha il sesto ed il settimo grado alzato di un semitono, oppure la possiamo andare a intendere come una scala minore armonica che ha già il settimo grado alzato di un semitono, come una scala minore armonica dove il sesto grado è stato alzato di un semitono. La scala minore armonica ha già il settimo grado alzato di un semitono. Quindi può essere anche una scala minore armonica che ha il sesto grado che si è alzato di un semitono. La possiamo anche andare a intendere in un'altra maniera. Se io vi faccio vedere la scala minore melodica di La, che appunto è questa, e vi faccio vedere la scala maggiore di La, guardate, questa è la scala minore melodica di La, quella che abbiamo appena costruito. Questa è la scala maggiore di La. L'unica differenza fra queste due scale è che il terzo grado della scala maggiore è stato abbassato di un semitono. Quello che nella scala maggiore è un do diesis, nella scala minore melodica è diventato un do. La scala maggiore di La suona con il do diesis, il fa diesis ed il sol diesis. La scala minore melodica ha questo do diesis abbassato di un semitono e poi è esattamente uguale alla scala maggiore. Quindi la possiamo andare a intendere ricapitolando in tre diversi modi. La possiamo intendere la scala minore melodica come una scala minore naturale con il sesto ed il settimo grado che si è alzato di un semitono. La possiamo andare a intendere come una scala minore armonica con il sesto grado che si è alzato di un semitono, oppure la possiamo andare a intendere come una scala maggiore che ha la stessa tonica con il terzo grado che si è abbassato di un semitono. Questa è la scala minore melodica. In questo modo, partendo dalla scala maggiore, sul sesto grado abbiamo costruito la scala minore naturale, l'abbiamo fatto dal Do, abbiamo costruito sul sesto grado del Do che è il la scala minore naturale di La, sulla scala minore naturale di La abbiamo preso il sesto e il settimo grado e lo abbiamo alzato di un semitono. Alzandoli di un semitono lo facciamo soltanto in senso ascendente. Quando andiamo in senso discendente, ritorniamo con la composizione della scala minore naturale, in questo caso di La. Quindi la scala risulta in questo modo. Ha due percorsi diversi, sesto e settimo grado alzati di un semitono in senso ascendente, e ritorna a essere una scala minore naturale in senso discendente. Con questo stesso criterio, partendo da una qualsiasi scala maggiore, vediamo qual è il sesto grado, costruiamo la scala minore naturale, prendiamo il sesto ed il settimo grado della scala minore naturale, li alziamo di un semitono e andiamo a costruire la scala minore melodica. La facciamo
con il sesto e il settimo grado con le alternazioni transitorie in senso discendente e ritorniamo con la scala minore naturale originale quando andiamo in senso discendente. Ragazzi, spero anche in questo caso di essere stato abbastanza chiaro nello spiegarvi come nasce la scala minore naturale, la scala minore melodica, e di avervi fatto sentire anche la differenza rispetto alla scala minore naturale e perché va a una maggiore conclusività rispetto alla scala minore naturale. Come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, me lo scrivete nei commenti e vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video. Se questo video, questa lezione sono utili, vi sono piaciuti, avete capito quello di cui stiamo parlando, ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi di suonare sempre e di suonare sempre anche la scala minore melodica.